Ciao, sono Alfio e in questo video ti faccio vedere come fare a pitturare le piastrelle qui in una cucina, sia su parete che su pavimento. Farò due colori e ti farò vedere tutto il procedimento, quindi segui tutto il video e ci vediamo alla fine. Questa è la cucina, ho già fatto le pareti e soffitto, anche la finestra a termosifone e come vedi il pavimento e le piastrelle delle pareti sono gialle. Allora, la prima cosa da fare è coprire. Io ho già coperto i bordi della cucina e ho messo per sicurezza lo scotch qui, anche se mi fermerò a filo col rullino per tutte appunto le pareti. Allora, poi una bella pulita, iniziamo con la sgrassatura. Prima cosa sgrassare, perché basta vedere ad esempio alcuni punti come qui che c'era tipo la colla oppure dei saponi, è meglio dargli una sgrassata con diluente e uno straccio. Quindi iniziamo subito con uno straccio e un diluente e lo passiamo per bene in tutte le piastrelle. Questo per sgrassarle e praticamente togliere le colle, i saponi, cancellarle, quindi in quei punti insistere veramente tanto. Ecco, qui sicuramente c'era attaccato un adesivo, un qualcosa che teneva magari le salviette. Dove ci sono questi punti è meglio insistere e togliere tutto. Proprio controllare tutto e pulire. Importantissima la sgrassatura, se ci sono saponi la nostra pittura non attaccherà e lì ci saranno dei buchi. Da fare è controllare queste piastrelle. Mi sono accorto adesso che qui sono vuote, quindi se si staccano prima di pitturarle sarebbe il caso di cambiarle, almeno togliere quella rotta o staccata e mettere quella buona. Il problema è che qua è vuota ma tiene, quindi ancora va bene così, però se si è quasi staccata e si rimane in mano meglio toglierla e cambiarla, anche una uguale di un altro colore, è importante che sia la stessa forma e misura. Quindi cosa occorre per pitturare le piastrelle? Come abbiamo visto occorre degli stracci e diluente per sgrassare, uno scotch di carta per coprire, e anche della carta o comunque del giornale, poi occorre dei secchiellini vuoti, io uso questi piccoli che sono più comodi, i rullini, io uso questi a pelo raso, diciamo pelo corto, che tengono bene la pittura e non sono quelli in spugna, il manico del rullino, quindi con rullino da 10, il manico del rullino, ci sono diverse misure, ma ci serve anche uno lungo per arrivare anche nei punti più difficili, soprattutto se si fa un bagno e ci sono i lavandini, è meglio quello lungo. Stucco bicomponente, io uso questo per il ferro, per le piastrelle dopo aver messo il primer, e giustamente le palettine per stuccare e soprattutto i materiali. Allora, quello che conta quando andate a comprare la vernice per pitturare piastrelle, se c'è scritto senza primer non lo fate. Ho avuto esperienze con clienti che sono andati a comprare queste vernici già pronte, dopo aver fatto la loro mano, vai a carteggiare col dito, con l'unghia, si toglie. Ci vuole un bel primer. Eccolo qui. Io uso questo della Dodd, in Svizzera lo si trova, in Italia non lo so. È un primer di componente alla nitro, praticamente questo qui rapporto 1 a 1, si miscela o si fa metà e metà in base ai metri da fare, e questo va fatto una mano completa su tutte le parti. Se non si fa un punto in quella parte lì, la vernice che verrà dopo si potrebbe staccare. Questo ci garantisce che la vernice si fissi direttamente alle piastrelle e non si stacchi più. Quindi il primer giusto è il primer adatto alle piastrelle. Dopodiché anche la vernice io uso bicomponente per le piastrelle, soprattutto per il pavimento, perché deve essere lavabile, quindi deve essere duro, quindi c'è sempre il catalizzatore e il componente A che è il colore. Qui farò due colori, 90-10 pareti e grigio il pavimento, quindi avrò dei bidoni bianchi e il bidone grigio per il pavimento. Inoltre ci possono essere utili un cacciavite, cercafase per smontare eventuali prese o togliere o smontare qualcosa, i pennelli perché ci servono sia per miscelare il colore e per passare negli angoli più brutti, e anche un bilancino elettronico. Io ho questo qui molto usato perché lo uso per lavoro, che se dobbiamo fare, dato che è un bicomponente, dei colori, miscelare una quantità minore, è giusto farlo con un misurino elettronico esatto a millimetro, in modo che sappiamo che sia il componente A che il componente B vengono miscelati in egual misura. In questo caso useremo prodotti
appunto alla nitro, è meglio usare anche una mascherina protettiva, non quelle lì del Covid classiche, ma le mascherine quelle giuste per questo tipo di lavoro. Ci siamo. Allora, abbiamo componente A, io lo faccio tutto perché comunque qua ci sono più di 15 metri, quindi componente A nel secchio, perfetto. Ora è rimasto un po' denso. Il componente B lo butto qui, che è più liquido, anche un po'. Componente B. Ok, ora miscelo col pennello per far diluire tutto quello che c'è nel secchio e poi miscelerò tutto insieme per completare appunto la preparazione del primer. Miscelato, lo giro dentro tutto. Ok, se c'è ancora residuo dopo gli metterò un po' di diluente e lo girerò e inizio a miscelare il prodotto. Meglio usarlo tutto A con B senza lasciare metà e metà o qualcosa in giro, perché il catalizzatore deve essere uguale come ti dà il secchio al componente A. Ecco, una breve miscelata anche di 1-2 minuti. Quando sono bicomponenti è meglio dargli proprio miscelarli bene, non è solo con l'acqua. Una volta finito partiamo a rullare e profilare dappertutto. Pronto, il rullino è qui. Giustamente inizio dalle pareti, inizio dalla parte più lontana, non di certo qui che poi non posso più uscire. Quindi iniziamo a fare le pareti. Una volta finito le pareti profiliamo già il basso e poi alla fine faremo il pavimento e usciremo completamente dalla stanza, cioè non partire col pavimento da lì, se no ti chiudi e fai la fine del topo. Ecco, allora, io non uso retine, non le ho mai usate, però normale sarebbe giusto usare anche retine. Allora è importante che quando si inizia a profilare non si facciano andare gocce dappertutto, perché questo è un primer forte, e negli angoli, se si vede che non si riesce poi con rullino, si dovrebbe fare a pennello. Normale si riesce già con rullino se si usa un pelo lungo. E niente, profili tutti i bordi senza sporcare. Io ho messo lo scotch, è difficile pitturare, guarda, e avere il telefonino perché non lo vedo. Eccolo qua. E poi bagni il rullino, non carichissimo, e inizi appunto a dare primer. Se, come in questo caso, arriva la goccia qui, mentre è fresca, la si toglie, non è un problema. Questa non era mia. Se invece la si fa asciugare e non se ne accorge, lì è un problema, perché questo primer è forte. Allora si fa tutta la rullata, dove c'è il pennello che va fatto prima si sfuma, perché il pennello lascia più righe del rullino, quindi dove ci sono le pennellate subito conviene sfumarle, altrimenti viene un lavoro dove si vedono più le rullate nei bordi. Già si intravedono, ma adesso sono schiacciate, quindi non fare tutto il profilo dappertutto, ma fare a pezzi, va bene? Poi si continua. Ecco, dove ci sono le fughe è importante riempirle, proprio riempire le fughe, perché deve completare tutto. Quindi se non facciamo le fughe che rimangono grigie, come in questo caso, non va bene. Il rullino lo schiacci prima dentro la fuga e poi lo sfumi, cercando di lasciarlo sempre omogeneo. Vedi, non va bene, lo riempi. Questa è una cosa da fare subito col primer, e poi anche comunque con la pittura, soprattutto se cambia colore. Qua non c'ho il profilo, ora lo faccio e subito lo sfumo. Se cadono gocce, come in questo caso, guardarle sempre e sfumarle. Se si fanno asciugare rimangono appunto le gocce a terra e dopo sono brutte, quindi da guardare sempre a terra, o al massimo quando si fanno le pareti coprire. Io sto attento, man mano che cadranno gocce le toglierò così. Non lasciare righe come in questo caso e andare avanti per tutte le pareti. Un'altra accortezza è questa: se devi andare via o devi un attimo andare in bagno o fare qualsiasi cosa, non lasciare le pennellate così, finire magari la piastrella super giù sfumata e lasciarla. Se tu fai così e te ne vai, succede che quando torni ti stampa
la doppia pennellata. Normale nel primer non succede niente, ma in controluce vedresti che qui c'è un altro spessore, quindi o la sfumi con poco colore e dopo la riprendi, perché se è più bianca fa niente, l'importante è che non fa lo spessore. E un'altra cosa, devi avere il tempo giusto. Se fai la parete la devi iniziare e finire. Ad esempio questa lunga non posso fare qui, me ne vado a pranzo e pomeriggio torno. No, se la inizio la finisco, perché hanno lo stesso tempo di asciugatura. Quindi si inizia e si finisce parete per parete. Meglio se inizi e finisci tutto. Riguardo alla parte alta, io ho messo lo scotch, ma con rullino io già arrivo a coprire la piastrella, tanto sopra è pitturato. Se c'è qualcosa di nero, solo col bordino del rullino lo sistemo. E poi soprattutto tirare e sfumare tutto. Ecco, se si trovano buchi come in questo caso è meglio passargli il primer, in modo che dopo, quando andremo a fare il nostro stucco bicomponente, attaccherà sul primer e non sulla piastrella, perché magari è solo sbeccata e magari lo stucco sulla piastrella fa fatica, ma sul primer ha una buona presa. La mano alle piastrelle è data dappertutto, adesso manca il pavimento, dove dicevo che cadevano le gocce ho dato già le rullate per sfumare la goccia. Ora lo facciamo asciugare, ma prima faccio il pavimento. Come dicevo, parto dal fondo, arrivo e completo. Ecco, adesso è profilato, quindi basta solo rullarlo. L'importante è entrare sempre col rullino nelle fughe, lasciare il colore dentro lì e passarlo. Se si trovano qualcosa, perché io ho passato l'aspirapolvere, ma può succedere sempre che c'è una briciolina o qualcosa che cade, è importante fermarsi, toglierla e ripartire. Il primer asciutto, eccolo qui, regge bene, non si graffia. Adesso è pronto per pitturare. Dato che facciamo il pavimento grigio, prima cosa stuccheremo ora tutti i difetti e poi pittureremo dappertutto. Per stuccare io userò lo stucco bicomponente. Lo stucco, questo è il componente A e qui c'è il componente B, tipo maionese. Praticamente si mette sulla paletta questo qui e una goccettina di questo in quantità che fa indurire il catalizzatore, e stuccheremo i nostri buchi. Qua appunto un goccettino di questo rosso si miscela e dopo miscelato veramente in poco tempo indurisce. Ecco qui il buco che avevamo lasciato qui, giustamente c'è la fuga, da stare attenti a non toccare con la fuga. Sicuramente una mano non riusciamo, qua ce n'è un altro, quindi controllare tutte le piastrelle, vedi quando ce n'è, e dove ci sono le fughe stare attenti a non riempirle, perché poi una volta pitturate si vede che sono riempite. Ecco qua, controlliamo tutti i buchi, eccone un altro. Una volta finito possiamo anche un po' carteggiare e aspettare comunque per la seconda mano. Gli stucchi stanno asciugando, adesso preparo il colore. Non farò un chilo intero come ho fatto il primer, perché mi è pure rimasto, sono riuscito a dare addirittura un altro passaggio alle pareti, quindi ne farò meno. Ho il bilancino qui che preparerò adesso e farò giustamente il quantitativo giusto per le pareti col catalizzatore. È 1:4, c'è scritto, eccolo qua, questo è 4:1, quindi significa se metto 4 di questi, 1 di questo. Devo fare il calcolo in base al chilo e aggiungo e diluisco e inizio a fare col rullo e pennello le pareti. Quindi iniziamo a rullare in modo verticale, in modo da non fare giunte, visto che sono comunque piastrelle diciamo basse, e con una rullata riusciamo a completarle, stirando bene il colore, non lasciando righe. Arrivati in fondo tocchiamo anche il pavimento, anche se cambiamo colore, tanto poi quando asciuga faremo il grigio. Ecco la prima mano di vernice asciutta. Adesso ho diluito, praticamente ho messo il componente B nel componente A, l'ho miscelato e quindi la pittura è pronta per dare la seconda mano. Quindi si va a dare la mano finale completa a tutte le piastrelle. Anche se bagnato possiamo iniziare a fare il pavimento se si fa a mano libera, altrimenti si deve far asciugare
la mano finale che abbiamo dato alle piastrelle, adesso belle bianche 90-10, e mettere lo scotch per fare il grigio. Prima di fare il pavimento è importante staccare tutti gli scotch. Aiutiamoci con un taglierino soprattutto in questi punti dove la pittura può essere che abbia fatto un'unica pellicola, meglio tagliarla. Le piastrelle, eccolo qua sopra non è un pericolo perché siamo sul muro, si rischia appunto solo questo di far danno sul muro, ma questo si ritocca tranquillamente. Eccolo qui, si stacca. Invece quando si arriva qui bisogna stare attenti, dare sempre contro alla pittura e girarla dappertutto. E una volta finito le pareti passiamo al pavimento. Allora, le pareti ho calcolato 10 metri quadri e lo smalto tra prima e seconda mano, vedendo ho fatto fuori mezzo chilo e mezzo chilo. Siccome il pavimento è 5 metri quadri, quindi la metà, sicuramente andranno mezzo chilo di pittura. È inutile diluire mezzo chilo come prima mano perché poi non potrò passare, quindi farò un quarto di secchiello per la prima mano, farò asciugare e poi farò l'altro quarto. Se per metà da 750 e 125 andavo a 375 e 62,5, per un quarto farò appunto i chili diviso un quarto, quindi il componente A 187 e il componente B 31,25. Allora è pronto, qua c'è la nostra, ok, a 0. Iniziamo. Allora 187 componente A, piano piano, esagero, sembra un po', 190, quindi 32 facciamo, aspettiamo, 0, 32, va benissimo, eccolo qui. Adesso misceliamo, vediamo se riesco mentre tengo il telefonino a fare la linea dritta. È giusto mettere bene il colore, farlo infilare anche qua nelle fessure, tanto con lo scotch si rischia pure che sbafi, quindi diciamo che a mano libera, se si è capaci, è un buon compromesso. Se non si è sicuri è meglio far asciugare e mettere lo scotch. Ecco, profiliamo, rulliamo, riempiamo bene le fuche come abbiamo fatto sulle pareti, e se c'è qualche difetto, una volta asciutta la prima mano, daremo quei ritocchi che servono. Sono riuscito preciso quasi alla fine, mi sono portato i colori fuori che magari non mi bastava, invece è arrivato preciso e finito. Giustamente adesso che è pitturato mi accorgo che ci sono dei buchi ancora da stuccare, quindi ora lo faccio asciugare un po'. I bordi sono più forti perché l'ho fatti a pennello, ma poi con le altre due mani che darò andrà tutto pari, ma ci sono tanti buchi che non si vedevano col primer, adesso iniziano a intravedersi e prima che finisca dovrò stuccarli. Il colore fatto, iniziamo a dare la seconda mano allo stesso modo di come abbiamo dato la prima, e se la richiederà daremo anche la terza dopo che è asciugata bene. Partiamo. Ecco, diamo l'ultima mano, ho già profilato, ho cercato di fare la linea dritta, più dritta possibile, e questa è la mano finale, bella piena, per tutto il pavimento. Quindi andrò a uscire e ormai si sale sul pavimento domani o stasera tardi, quando è tutto asciutto. Ecco, adesso puoi pitturare anche tu le tue piastrelle. Mi raccomando che per i primi 2 mesi è tutto delicato,
devi stare molto attento a pulirlo, a lavarlo, soprattutto l'aspirapolvere, a non graffiarlo. Il tempo di essiccazione giusto appunto è 2 mesi. Se questo video ti è piaciuto iscriviti al canale, metti un bel like e clicca la campanella per non perderti i prossimi video. Ciao, alla prossima!